Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, colistimetato Accord Healthcare Italia SRL, ultimo aggiornamento, 10 gennaio 2022. Cos'ha colistimetato Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere colistimetato Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha colistimetato Accord? Colistimetato Accord è un farmaco a base del principio attivo colistimetato di sodio, appartenente alla categoria degli antibatterici e nello specifico polimixine. È commercializzato in Italia dall'azienda Accord Healthcare Italia SRL. Colistimetato Accord può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accord Healthcare SLU. Concessionario: Accord Healthcare Italia SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe C. Principio attivo: colistimetato di sodio. Gruppo terapeutico: antibatterici. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: uso endovenoso. Colistimetato Accord è indicato negli adulti e nei bambini, inclusi i neonati, per il trattamento di infezioni gravi dovute a determinati patogeni gram-negativi in pazienti per i quali le opzioni terapeutiche sono limitate. Vedere paragrafi 4, 2, 4, 4, 4, 8 e 5, 1. Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali sull'uso corretto degli agenti antibatterici. Uso inalatorio. Colistimetato Accord è indicato per la gestione delle infezioni polmonari croniche da pseudomonas aeruginosa in pazienti adulti e pediatrici affetti da fibrosi cistica. Vedere paragrafo 5, 1. Si deve prestare attenzione alle linee guida ufficiali per l'uso corretto degli agenti antibatterici. Posologia. Uso endovenoso. La dose da somministrare e la durata del trattamento devono essere stabilite tenendo conto della gravità dell'infezione e della risposta clinica. Devono essere rispettate le linee guida terapeutiche. La dose è espressa in unità internazionali, UI, di sodio colistimetato, CMS. In fondo al paragrafo è riportata una tabella di conversione da UI a mg di CMS e a mg di attività base di colistina, colistin base activity, CBA. Posologia. Le seguenti raccomandazioni posologiche si basano su dati limitati di farmacocinetica di popolazione in pazienti in condizioni critiche. Vedere paragrafo 4, 4. Adulti e adolescenti. Dose di mantenimento: 9 milioni UI/V suddivisi in 2 a 3 dosi. Nei pazienti in condizioni critiche deve essere somministrata una dose di carico di 9 milioni MUI. L'intervallo più idoneo fino alla prima dose di mantenimento non è stato stabilito. I modelli suggeriscono che, in alcuni casi, nei pazienti con buona funzione renale possono essere necessarie dosi di carico e di mantenimento fino a 12 MUI. Tuttavia, l'esperienza clinica con tali dosi è estremamente limitata e la sicurezza non è stata stabilita. La dose di carico è valida per pazienti con funzione renale normale o ridotta, compresi i soggetti sottoposti a terapia sostitutiva renale. Danno renale. La dose deve essere modificata in presenza di danno renale, ma i dati farmacocinetici disponibili per pazienti con funzione renale ridotta sono molto limitati. Le seguenti modifiche alla dose sono riportate a scopo orientativo. Una riduzione della dose è consigliata nei pazienti con clearance della creatinina, 50 ml/min. Si consigliano 2 somministrazioni giornaliere. Clearance della creatinina, ml/min. Dose giornaliera: 50, 30, 5, 5, 7, 5 MUI, 30, 10, 4, 5, 5, 5 MUI, 10, 3,5 MUI. MUI uguale milioni di UI. Emodialisi ed emo, DIA, filtrazione continua. La colistina appare dializzabile tramite metodi convenzionali di emodialisi ed emo, DIA, filtrazione veno-eurovenosa continua, continuous veno-venosa emo, DIA, filtration, CVVHF, CVVHDF. Sono disponibili dati estremamente limitati dagli studi di farmacocinetica di popolazione su numeri molto piccoli di pazienti sottoposti a terapia renale sostitutiva. Non è possibile formulare raccomandazioni posologiche definitive. I seguenti regimi posologici possono essere presi in considerazione.
Emodialisi. Giorni senza emodialisi. 2,25 mui/die, 2,2 a 2,3 mui/die. Giorni di emodialisi. 3 mui/die nei giorni di emodialisi, da somministrare dopo la seduta emodialitica. Si consigliano 2 somministrazioni giornaliere. CVVHF/CVVHDF come nei pazienti con funzione renale normale. Si consigliano 3 somministrazioni giornaliere. Compromissione epatica. Non sono disponibili dati nei pazienti con compromissione epatica. Si raccomanda cautela quando si somministra sodio colistimetato a questi pazienti. Pazienti anziani. Non si ritengono necessari aggiustamenti della dose nei pazienti anziani con funzione renale normale. Popolazione pediatrica. I dati a sostegno del regime posologico nei pazienti pediatrici sono molto limitati. Per la determinazione della dose deve essere tenuta in considerazione la maturità renale. La dose deve essere stabilita in base al peso della massa magra corporea. Bambini a 0,40 kg, 75.000 a 150.000 UI/kg/vie suddivise in 3 dosi. Per i bambini con peso corporeo superiore a 40 kg devono essere tenute in considerazione le raccomandazioni posologiche valide per gli adulti. È stato riportato l'uso di dosi 150.000 UI/kg/vie in bambini con fibrosi cistica. Non sono disponibili dati sull'uso o sull'entità di dosi di carico in bambini in condizioni patologiche critiche. Non sono state formulate raccomandazioni posologiche in bambini con funzione renale ridotta. Uso intratecale e intracerebroventricolare. Sulla base di dati limitati si consiglia la seguente dose per gli adulti. Via intracerebroventricolare 125.000 UI/vie. Uso intratecale. Le dosi somministrate per vie intratecale non devono superare quelle consigliate per l'uso intraventricolare. Non può essere formulata alcuna raccomandazione posologica specifica per la via di somministrazione intratecale e intraventricolare nei bambini. Modo di somministrazione. Somministrare sodio colistimetato per via endovenosa tramite infusione lenta della durata di 30 a 60 minuti. I pazienti con dispositivo di accesso venoso totalmente impiantabile, TIVAD, in sede possono tollerare un'iniezione in volo fino a 2 milioni UI in 10 ml somministrato in un minimo di 5 minuti, vedere paragrafo 6. In soluzione acquosa, il sodio colistimetato ha idrolizzato al principio attivo colistina. Per la preparazione della dose, in particolare quando composta dal contenuto di piaflaconcini, la dose necessaria deve essere ricostituita usando condizioni di assoluta asepsi, vedere paragrafo 6. Uso inalatorio. È opportuno che il sodio colistimetato, CMS, sia somministrato sotto la supervisione di medici che abbiano la dovuta esperienza nell'uso di questo medicinale. Posologia. La posologia può essere modificata in base alla gravità della malattia e alla risposta clinica. Intervallo di dose raccomandato. Adulti, adolescenti e bambini di età a 0-2 anni 1 a 2 mui 2 o 3 volte al giorno, massimo 6 mui/die. Bambini di età 2 anni 0,5 a 1 mui 2 volte al giorno, massimo 2 mui/die. Devono essere rispettate le pertinenti linee guida cliniche sui regimi terapeutici, comprendenti la durata del trattamento, la periodicità e la co-somministrazione di altri antibatterici. Pazienti anziani. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario. Danno renale. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario, ma si raccomanda cautela nei pazienti con danno renale, vedere paragrafi 4 e 5. Compromissione epatica. Un aggiustamento delle dosi non ha considerato necessario. Modo di somministrazione. Per uso inalatorio. In soluzione acquosa, il sodio colistimetato ha idrolizzato al principio attivo colistina. Per le precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione delle soluzioni ricostituite, vedere paragrafo 6. Se si assumono altri medicinali, questi devono essere assunti nell'ordine consigliato dal medico. Tabella di conversione. Nell'UE, la dose di sodio colistimetato, CMS, deve essere prescritta e somministrata esclusivamente in unità internazionali, UI. L'etichetta riporta il numero di UI per flaconcino. In passato si sono verificati confusione ed errori di somministrazione a causa dell'uso di diverse unità di misura della dose in termini di potenza. Negli USA in altre parti del mondo, la dose è espressa in milligrammi di attività a base della colistina, milligrams of colistin base activity, mgCBA. La seguente tabella di conversione è riportata a scopo orientativo e i valori sono da considerarsi nominali e solo approssimativi.
Tabella di conversione per CMS. Potenza A0 e massa di CMS, mg lui A0 e mg CBA 12500 0,4 1 150.000 5 12 1 milione 34 80 4 milioni 500.000 150 360 9 milioni 300 720. Potenza nominale della sostanza attiva uguale 12.500 UI/mg. Controindicazioni: ipersensibilità al sodio colistimetato o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando possibile, si consideri la somministrazione congiunta di sodio colistimetato per via endovenosa con un altro agente antibatterico, tenendo in considerazione la sensibilità rimanente del patogeno o dei patogeni in, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante di sodio colistimetato per via endovenosa con altri medicinali potenzialmente nefrotossici o neurotossici deve essere intrapreso con la massima cautela. Prestare cautela in caso di uso concomitante con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere colistimetato Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere colistimetato Accord durante la gravidanza e l'allattamento? Fertilità. Gli studi sugli animali sono insufficienti in termini di effetti sulla riproduzione. Questo medicinale deve essere usato in gravidanza solo se i benefici superano qualsiasi rischio potenziale. Gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'influenza del colistimetato sodico sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari è importante. Sono neurotossicità, caratterizzata da capogiro, confusione o disturbi visivi. I pazienti devono essere avvisati che, in presenza di questi effetti, non devono guidare veicoli o usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse sono elencate di seguito in base alla classificazione per sistemi e organi e alla frequenza media. Le frequenze sono definite come molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, da a 0 yen 1 centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il sovradosaggio può provocare apnea, debolezza muscolare e danno renale. Non esiste un antidoto. È possibile gestire il sovradosaggio tramite trattamento e misure di supporto destinate ad aumentare la clearance del sodio colistimetato, come ad esempio inducendo una diuresi osmotica con mannitolo, emodialisi prolungata o dialisi peritoneale. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, altri antibatterici, polimixine. Codice ATC. Ilunga 01XB01. Meccanismo d'azione. La colistina ha un antibatterico polipeptidico ciclico appartenente al gruppo delle polimixine. Le polimixine agiscono danneggiando proprietà farmacocinetiche. Le informazioni sulla farmacocinetica del sodio colistimetato, CMS, e della colistina sono limitate. Alcuni dati indicano che, nei pazienti in condizioni critiche, la farmacocinetica è differente da quella osservata in dati preclinici di sicurezza. Non sono stati condotti studi di mutagenità o genotossicità. Non sono stati riscontrati effetti avversi sulla fertilità o sulla riproduzione nei ratti a dosi di 9,3 mg/kg/die, 0,30 volte la, elenco degli eccipienti. Nessuno. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.